Dunque, oggi mi sto facendo aiutare da questi due volenterosi volontari che saranno miei ospiti per questo weekend. Abbiamo Davide e Lorenzo. Salutate. Ciao a tutti. Il pubblico. Hello. Dopo li conoscerete meglio, ve li presenterò. Comunque, cosa stiamo facendo? Anzi, cosa stanno facendo? Perché io dirigo i lavori oggi, dirigo il cantiere. Abbiamo creato una piazzola nel punto in cui pensavo di costruire poi successivamente la sauna. Quindi niente, adesso è stato un lavoro di pulizia, rimozione di radici, creazione di questo piano di circa 4 metri quadrati e niente, adesso il passo successivo sarà quello di posare delle rocce che serviranno per fare da supporto al telaio sul quale poi verrà costruita la sauna. Questa era la mia idea. Sì, bello. Buono, allora. Ci sono gli altri due. Però ci servono i sassi. Non ti piacciono questi, tocca andare a prendere altri. Quello lì è un po'... Ma non ce n'era un terzo? Bello? No? No, mi sembra già bene. Sì. È un po' da questa, ma poi quello lo risolviamo facilmente. Ci siamo? Hola. E questo invece hai detto... Questo è crodo. Crodo. Il classico stagionato di crodo. Eppure questo comunque dà soddisfazione. Sì, dai, sì, sì, sì. Io me lo trovo È spesso un grande bene. classico. Bravo. C'è degustazioni ad alti livelli. Sì, oggi sì. Ovviamente non si può solo lavorare, ma bisogna anche reintegrare. Qua abbiamo già preparato questo bellissimo tagliere molto abbondante con un salume abruzzese, 2 salami cervo e cinghiale che ha portato Davide, poi abbiamo crodo, anch'io avevo un pezzo di toma di crodo. Ottimo. Quindi crodo, Bettelmat, ancora riportiamo il Bettelmat sul tagliere. E poi l'altro cos'è che avevi detto che era? Summer della Formazza, formaggio Summer. Summer della Formazza, molto buono. Poi c'è il mio miele di tiglio castagno, un po' di pane con le olive e direi che per adesso... Ah no, poi c'è anche il formaggio di Lorenzo che è, questo qui non lo conosco, fatemelo leggere, un bagos estivo, stagionatura 24 mesi. Devo dire che è molto buono. Annaffiamo intanto. Lo mettiamo con un vino Innato del Circeo. del Circeo, del bianco, Lazio. un bianco, Da 14 gradi. dato che è un aperitivo da 14 gradi. Io verso, Vai. Tanta roba. Guarda che bel colorino. Sì. Bello intenso, Sì, dorato. Qui vedi che diventa tutto scuro, sono dovuto scendere di corsa. Sono arrivato a Campello Monte e inizio a grandinare di brutto. Che poi hai visto un po' scosceso, no? Tutta Sì. quell'erba, quindi ho fatto meno male che sono sceso prima che... Sì, quella zona lì la conosco abbastanza bene perché sono stati i primi giri in montagna che ho fatto. Capezzone è stato uno dei primi giri in montagna che ho mai fatto. Con i miei compagni di classe siamo andati su a pescare al laghetto. Eh sì, che là sotto c'è il laghetto. È molto molto bello.
Poi sì, Ravinella avevo fatto, E poi c'è Cimalago, anche- sì, Altenberg, Mm. ce ne sono parecchi anche lì. Ragazzi, Madò, intanto che ben di Dio. salute. Salute. Cheers. Alla grande. Profumo buono. Ah, che robetta. È il preferito di mia moglie. Porca vacca. Poi non sembra che c'è 14 gradi. Mm. Cioè non senti l'alcol. Lo senti dopo? Mm. Buono. Molto buono. Quasi tendente un po' a un... Marsalato. Sì. tipo un siciliano, tipo un passito? Sì, ma perché ci passito. sono. Questo è un mix di uve, dentro c'è anche il moscato. Ah, E Ah, quindi ok, è lui. sì, è tagliato col moscato e. Bene, buon appetito ragazzi. assaggio tutti tranne quello più giallo che è quello che ho portato io. Questo è quello che porto tu, che è molto buono tra l'altro. E il Bettelmat, vabbè, dovrebbe essere il top del top, anche se lui diceva che Ne ho assaggiati di migliori. Cioè questo migliore pezzo effettivamente qui, quello che ho portato da Peugeot secondo me era migliore. questo pezzo qua, poi no, sai che ci sono diversi alpeggi che lo fanno, sono solo 7, no? Poi lo fanno Ma va là. tra. Sì, solo 7 alpeggi tra Valformazzo, Valle Antigorio, Ah. Devero e Veglia pure, forse. Sì. Quindi diciamo che poi dipende dall'alpeggio che lo fa, però perché qui lì cresce un tipo di erba, la mugellina, che Ma va là. quindi cioè proprio se non è fatto in quei 7 alpeggi non è Bettelman. Vissani diceva che la Come il, Rolls Royce come il Barolo. Ah. No, penso lo Barolo. Concettualmente. Bravo. Ho qui con me due amici che anche loro sono molto attivi sui social, in particolare su YouTube, no? Mhm. Diciamo. Sì. Quindi, poi vi metto anche il canale sotto per vedere un po' cosa fanno. Comunque, entrambi appassionati di outdoor, ma lascio a loro la presentazione, il loro L'incombenza. faccio fare voi. Sì, ciao a tutti, sono Davide, ho anche io un canale YouTube, si chiama It's Only Adventure, in cui tratto qualcosa riguardante la montagna, un po' a tutto tondo, da un po' di bushcraft, trekking di più giorni, escursionismo anche giornaliero, uscite in famiglia, qualcosa di survival, sono anche istruttore di sopravvivenza nella scuola Wolfpack e niente, appassionato di montagna da sempre, quindi diciamo ormai sono più di 20 anni, da quando avevo 17 anni iniziavo ad andare un po', non dico sempre da solo, però un po' Tu più sei indipendente. piemontese poi, perché si sente tantissimo dall'accento, no? Vengo dal Lazio e infatti ho iniziato sui Monti Lepini, belle montagne aspre, senza sentieristica, quindi navigazione terrestre lì o la sai o se no vai per i sentieri vecchi dei montanari. E niente, poi il resto mi sono trasferito nel Piemonte nel 2012 per lavoro e basta. E stiamo qua in bella compagnia. Ti piace il Piemonte? Sì, tanto, ma a me piacciono le montagne in genere, poi tutte le regioni d'Italia che sono stato mi sono comunque piaciute, chi più chi meno, qualcuna magari sì, un po' meno, però fondamentalmente ne ho girate un po' per lavoro e ti dico, l'Italia è tutta bella, c'è poco da fare. Lorenzo, Vai. Io. è il tuo momento, Lorenzo, parlaci di te. Da dove arrivi? Allora, Lorenzo? io arrivo da Trento, perciò ho fatto una discreta strada per arrivare qua. E ho un canale YouTube anch'io, bisogna presentarsi così adesso, Sì, tramite il canale se non hai un YouTube. canale YouTube non sei nessuno. cioè non ti caga nessuno. avere il canale- Allora, ho un canale YouTube e parlo essenzialmente di trekking a lunga percorrenza, che è la mia passione. Nel 2018 ho percorso il Pacific Crest Trail, che è un sentiero lungo. Un sentierino. Una cosettina da 4.000 km. Dai, diciamo che Attraversa. cos'è il Pacific Crest Trail, che probabilmente molti non lo sanno. Pacific Crest Trail è un sentiero a lunga percorrenza che attraversa gli Stati Uniti, dal Messico al Canada, California, Oregon, Washington, ormai lo so a memoria. E quindi lì mi sono un po' innamorato, anzi sicuramente totalmente innamorato di quello che era il trekking a lunga percorrenza, ma soprattutto quello che trasmette, quello che è vivere un contesto naturale in maniera così immersiva, senza comfort, contando solo sulle proprie gambe e la propria testa. Passione per i trekking a lunga percorrenza
passione per il minimalismo che ho maturato durante questi percorsi, perché poi ho fatto i Pirenei, ho fatto altre robe minori, però comunque, e poi tutto quello che mi piace trattare, mi piace approfondire, tutto quello che è la connessione uomo-natura, il rapporto uomo-natura, e è un po' anche per questo che sono qua, perché oggettivamente quello della baita è un sogno che ho ormai da anni, e quindi eccomi qua. Siamo qui per il battesimo. Sì. Ti battezziamo così poi dopo... Per vedere se mi piace veramente. Ti piace, ti piace. Adesso vediamo un po' il livellamento. Adesso gli do un'altra tirata qua. Ancora tanto movimento. Si è incastrato proprio il grilletto, sto fiume nell'occhio. A parte che questo è anche un po' andato ormai, ha fatto la sua vita. Ah, o si è rotto un pezzo di plastica, non mi sembra. Giusto. E mi veniva da me, fa, oh, dove lo fai? Era preoccupato. Non c'entro niente, giuro. Beh, sì, scherzando, C'ho lunedì una prova pratica e poi il martedì c'ho competizione. C'è tutta la scuola. Ma invece il corso della guida come ti fanno fare degli esami intermedi sempre comunque oppure solo alla esami fine. finali? Alla Ok, fine, ma basta. almeno una Teoria gestione pratica. studio. Meno male. Noi avevamo fatto anche un test d'ingresso, ma era per l'inglese. Ah. Ma a me c'è pure la parte di preselezione, a marzo, non so quando. Direi, mettiamo dentro il ragù, lo giriamo. Sì. Un buon profumino. Allora, direi che condimento dovrebbe essercene, ecco. Sì, sembra bello abbondante. Do una lavata. Ah no, aspetta. I contenuti prima di tutto. Il liquore Forza, dai, passatemi i piatti. Il liquore che c'è della voglia. Arriveranno sicuramente tante tagliatelle senza condimento. Il condimento sarà tutta la Poi fine. dopo avremo solo condimento. Solo cinghiale. Grazie, messere. Basta per te perché Vabbè, io so- tu ti devo andare- tu non sei andato mica, non devi andare da un nutrizionista. Eh sì, io allora mi metto a basta. dieta da lunedì, giuro. Da Ma lunedì. cos'è sta roba di settembre? No, perché settembre? la dieta si inizia o di lunedì o a Ah, settembre. perché a settembre? Ah, dopo il È mare. sempre così. Boh, boh. Dopo il mare, vero? E a me invece mi tocca lunedì. Ragazzi. Ah, Tengo fermo. mi passeresti il grano ogni Sì. tanto mi porto avanti. Questa è una di quelle grattugie che non sai se muovere il Aspetta, formaggio o se passatemi i muovere piatti la che mi grattugia. metto un po' di cinghialaus. Vabbè, la fai prima te, Lore. Grazie. Vabbè, fantastico. È abbastanza abbondante la porzione, Questa è una grattugia ultra light. Ci saranno anche le grattugge ultralight in titanio da Ci sono, portare? c'è Sì. tutto il titanio. Solo che devi portare anche il pezzo di formaggio ultralight. Il Philadelphia Light. Cioè, comunque con formaggi stagionati ci sta, dai. Il formaggio è fondamentale sul trekking.
Prima te. Io mi metterei, dato che ho visto che avevi dell'olio, Vai. l'olio a freddo. Prendi magari c'è quella boccetta lì. Quella in alto. Ah, Sì. ok, quella di metallo. Così sei più comodo, più che altro. Aspetta, facciamo Puoi sentire il profumo. Mamma mia. E via. Grazie. Buon appetito Buon appetito. e grazie dell'ospitalità. Si figuri, grazie a voi per la compagnia e i prodotti tipici. Ma a me sembra perfetto. Mamma mia che roba. Vai. Scegli. Permesso, allora Vada. scelgo semplicemente perché è davanti. Vai. Che roba. Ragazzi. Vai Davide. Molto bene. Sì. Il re della foresta qua va onorato. Va onorato. Tra l'altro nel piatto dove c'è il cervo. Beh, sì. Cervus elafus. Mamma mia. Buono. E poi la crosticina che ha fatto. E ha Fantastica. fatto anche la crosta. Più giramento di testa da zero zuccheri, da non lo so da cosa. E mi ricordo che il pomeriggio, poi di quel giorno lì, la sera, ho fatto autostop per arrivare in un paese vicino. Mi sono piazzato al McDonald's, ho mangiato tipo 3-4 menù. E... 3-4 menù, Sì. non 3-4 panini. No. Poi sono tornato all'ostello. Il giorno dopo sono tornato al McDonald's. Ho rimangiato, sono stato lì 6 ore al McDonald's a mangiare. 6 ore. Sì. Ma il McDonald's, perché è un luogo che comunque è tipo un'isola, è una bolla strana, cioè i fast food in generale, perché in ogni luogo, qualsiasi luogo tu sia, se tu vai in un McDonald's è come essere al McDonald's di Trento. Vabbè, quello sì, è sempre Quindi uguale. è molto Accogliente. rasserenante. Certo. Sì, accogliente, ecco, non lo so, però... Sei a caso. E poi nessuno ti rompe i coglioni, puoi star lì, succhiare wifi finché vuoi, energia elettrica finché vuoi, e se vuoi mangiare bene, se no nessuno ti rompe le balle, e quindi ero stato lì 6 ore. Avevo preso, mi ricordo, poi prima di andare via, un panino, un Big Mac e i nuggets di pollo, che ci stavano perfetti nel pentolino. Quindi ho messo sto Big Mac nel pentolino con i nuggets, ho chiuso, sono andato sul sentiero, ho fatto 3 ore a piedi fino a ora di cena e a ora di cena ho tirato fuori il mio Big Mac. Volevano uccidermi quelli che erano lì con me a mangiare. Ma questo dove? Ah, sul PCT. Ah, ok. Sì. Lava. Una cosa veramente cattiva. Odore di peli bruciati. Ci beviamo pure quelli.
Che roba. Ops. Brucia il tavolo. Ecco, ci siamo. Ci stai di compagnia comunque. Sì, esatto. Dalla bottiglia avrei detto che era più tipo una sorta di vin brûlé, una roba di quel genere. Invece no. Cos'è questo, un fondo di bombola? No, un braciere proprio Apposta? a posto, sì. Ma invece quello che avevi fatto con la bombola a gas, no? Per scaldare l'acqua. Sì, c'è ancora. Grazie. Non funzionava, era un po'... Andavano apportate delle migliorie al progetto, nel senso che erano 2 tubi di rame giuntati e quindi ogni tanto capitava che ci fossero delle perdite d'acqua nella fase di riscaldamento. L'ideale sarebbe stato rifare la tubazione con una tubazione singola di rame già piegata e avrebbe funzionato meglio, però di fatto ti dico, per riscaldare comunque una vasca d'acqua calda ci vuole un po' di più. Il perché ci sono secondo te? Secondo me è nata sta cosa del mettere le croci perché comunque, cioè, chiunque va in montagna arriva in cima e sente qualcosa, no? Uno può chiamarla spiritualità, l'altro religione, però comunque qualcosa sente, quindi in un contesto dove il cristianesimo era qualcosa di la religione dominante, si è probabilmente deciso di associare quella spiritualità, quella sensazione o rafforzarla mettendo ste croci. Sì, allora se vogliamo dare un'interpretazione un po' più critica, potremmo anche vederla come una sorta di imposizione, di conquista di qualcosa lontano, capito? Cioè fondamentalmente il cristianesimo ha sempre voluto soggiogare le altre fedi e cancellarle in favore del cristianesimo, no? E quindi è un po' come dire, cioè è un'interpretazione, poi l'interpretazione della vicinanza a Dio perché sei più in alto, secondo me è quella più... Però anche l'interpretazione del noi arriviamo ovunque e ci mettiamo la croce è un'altra... Ma è un po' come la bandiera sulla Luna, secondo te? Sai, ha piantato la bandiera sulla Luna, come dire, boh, noi siamo arrivati anche qua, abbiamo conquistato anche questo. C'è un voler per forza comunque modificare un contesto, lasciare una traccia. Questa cosa del lasciare una traccia che per certi versi c'è a chi piace, e io trovo dell'eleganza nel non lasciarla. Beh, Però non so, sai, sulla Luna aver piantato la bandiera americana, vabbè, è un po' tutto un assieme di cose molto più complesse. Comunque devi immaginare anche il fatto che, sì, vabbè, punto primo, gli americani sono estremamente patriottici e hanno lavorato per anni e spendendo un sacco di soldi in un progetto assurdo. E quindi che cazzo dovevano mettere, la bandiera del mondo, la bandiera della Russia, dell'Unione Sovietica? Non penso. Non è poi la bandiera americana sulla Luna, in quel caso non è un segno di conquista, cioè è nostra. Ho messo la bandiera sulla Luna, è nostra perché non è loro. no, però sono stati i primi. Primi ad arrivare, siamo stati i primi ad arrivare, quello. C'è da dire anche una volta che penso che comunque quando mettevano le croci o le costruivano, cioè l'ambiente fosse meno rurale, cioè più rurale, e quindi ecco lasciare un qualcosa, come hai detto te, no? Che ti rende familiare l'ambiente, lasciare un po' di casa anche lì. Il culto era Sì, il ma cristianesimo fondamentalmente. Al giorno d'oggi invece c'è un'eleganza nel lasciare la traccia, come dice Lorenzo, perché siamo pieni di antropizzazione, quindi
a questo punto preserviamo quello che ci abbiamo. Ma magari una volta che era tutto meno antropizzato, quello veniva spontaneo lasciare la traccia. Ma tu immaginati anche soltanto il significato più autentico della croce rapportato ai tempi passati, cioè la gente andava su portandosi i pezzi di acciaio in spalla, cioè andava su e la montava, non è che la portava su con l'elicottero durante le feste della Proloco del paese così e andavi su con tutti i materiali e te la monti. Montavano su croci di legno, croci d'acciaio così, portandole, facendo un grande sacrificio, perché obiettivamente questa cosa la puoi vedere anche qua in molti luoghi, salendo su alpeggi magari più remoti, è pieno di cappellette, pieno di punti di sosta per la fede, perché alla fine il loro Facebook di un tempo era quello, cioè nel senso il loro intrattenimento, il massimo a cui potevano aspirare nella loro solitudine quando andavano magari anche a lavorare portando le bestie al pascolo era quello, cioè tu avevi la tua cappelletta, ti fermavi a pregare e quello era il tuo momento di raccoglimento in cui trovavi... Era un mondo diverso. Un mondo diverso. Adesso andiamo in natura per trovare del benessere, ma una volta andiamo al contrario, noi andiamo per cercare rimuovere quello che non c'è più, la natura selvaggia, il vuoto, l'assenza di antropizzazione, la natura selvaggia. Invece una volta cercavano proprio di portare un pochino di civiltà in questi luoghi in cui andavano a faticare e stavano lontano magari anche dalle famiglie, capito? Dalle persone care, così, e quindi loro si rifugiavano anche magari in quei momenti di raccoglimento, quindi È un po' come quando vai in montagna e magari per un tot non trovi nessuno, magari per una giornata cammini e non incontri nessuno e poi incontri una persona. In realtà sei contento di vederla questa persona, no? Sì, se la vedi in paese ma cosa saluti? fuori dai coglioni. Sì, abbiamo cambiato proprio la prospettiva. Effettivamente la prospettiva al giorno d'oggi è completamente diversa. Quindi ecco per quello che dico, cioè non ne mettere alte, però non le avere neanche quelle che ci sono, perché chi siamo noi per giudicare loro come vivevano? Sì. Poi ovviamente gli errori sono stati fatti e appunto la memoria serve anche a quello, a non ripetere gli stessi errori. Però neanche troppo a giudicare quello che hanno fatto in passato, perché erano in condizioni nettamente diverse dalle nostre. Allora io partirei dalle cose semplici, cioè questo qua più leggero sicuramente lo spostiamo qua mentre. Sì? Porca troia. Sì, dentro. Ma da farlo proprio dici? Ma sì. Questo secondo me ce lo facciamo. Ok. Quello ho qualche dubbio. E direi che lo possiamo mettere o lì sopra o anche di lato. Questo si potrebbe mettere anche lì sopra. Cioè in orizzontale qui sopra? Sì, lì dove ci sono quegli altri tronchi. Ok. Vabbè, intanto vediamo cosa riusciamo a fare. Se si riesce a sollevare. È proprio ottimista, 1, 2, 3. dai! Oh! Non Sì. male, dai! Siamo potenti. Dov'è che lo metti, Luca? Sopra il muretto che lo metti. Ok. Oh! Uno. Non ha preso un cazzo. 1, 2, 3. Adesso lo spostiamo un po' più. Qua siamo bloccati. Cazzo, aspetta che è saltato giusto, bastarda. Olè, posto, aspetta.
Questo è tosto, questo è molto tosto. Quindi diciamo Guarda, proviamo, se vediamo che è troppo pesante poi attacco il paranchino lì e me lo trascino io col paranchino. qui diciamo solo ad accostarlo così. Sì, dovremo solo accostarlo. Possiamo pure cercare di farlo rotorare. Non so, perché a sollevarlo, effettivamente. Io cosa faccio? Provo col rampino? Sì. Lo facciamo pushare allora. Andiamo a farlo rotolare. 1, 2, 3. Ah, sì, sì. Siamo perfetti, Aspetta. Ecco, aspetta un attimo che tiro via la roba. Faccio un brutto salto. Ci siamo? Via. 1, 2, 3. Ok. Aspetta che ho un sasso. Così dopo questo lo metto dall'altra. Ho ancora 20 centimetri. Sì, posto. Così. Non schiaccia il tubo, no? Oh, No, è ben tra le foglie, mi sembra abbastanza. salvo? Vedi? Sì, il tubo non è schiacciato. Però è proprio sopra. No, se non è scherzato va bene, non è un problema. E... a voler esagerare potremmo prenderlo tutti e tre di qua e appoggiarlo qua. Quindi metterlo sopra le pietre, alzando solo quell'estremità. Sì, Ah, sì. Si fa, dai. una parte. Uno, due, tre. Buono. Secondo me così è bene. Così l'ho fatto di lato e tutto libero. Come Sì, ma se non lo prende è perché non è talato bene. Devi intalarlo allora. Siamo a 20 metri comunque. Cazzo! Com'è? Ottimo, sul 5. Vai? Sei leggermente in alto a destra. Leggermente in alto a destra. Proviamo. Ancora. Ah, Com'è? male maresciallo. Peggiorato? Siamo tutto in alto sull'1. Aia, aia. Vabbè, già che lo pigliamo. Già è qualcosa. Comunque abbiamo qui con noi un maresciallo dell'aeronautica, quindi dovrebbe sapere sparare. Siamo in buone mani. Sei sul 3, tutto a destra. Maresciallo, è ora il momento dell'allievo. Vediamo un po'. Vediamo se l'allievo riesce a fare meglio. Partigiano versus esercito. Buono, sei sul 3, un po' in basso a destra. Minchia, quello spotting scope è fantastico. Cioè. Quella 5, cioè no, 4, tra il 4 e il 5. Buono. Ma quindi è tarato giusto? Cioè nel senso io devo puntare proprio al centro?
Allora, la taratura è un po' un casino, poi mi confermi anche te, cioè dovresti per tararlo dovresti metterti su un punto fermo, fare non so 10 colpi e poi da lì vedere se la rosa sta tipo in basso a destra, in basso a sinistra e fare le regolazioni. E questo? È che adesso iniziano a essere tanti, si fa fatica. Salutiamo i nostri ospiti di questo weekend, Lorenzo e Davide, è stato un piacere ovviamente avervi qui, è sempre un piacere allacciare queste nuove amicizie con gente che comunque ha passioni in comune, comunque passione per la natura, per l'outdoor. Mi dispiace solo non essere riuscito a sfruttare appieno il vostro La volontà dei bandi giovani. lavoro fisico, perché vabbè, purtroppo oggi piove, siamo in inverno, giornate corte, quindi vi riaspetto di nuovo in estate per farvi lavorare molto più faticosamente, duramente. Ci è andata bene stavolta. Okay. Io verrò solo se piove. Ok, va bene. Va bene, dai, alla prossima Davide e Lorenzo. I canali sono sotto in descrizione se volete dare un'occhiata ai loro contenuti. Il paesaggio è meraviglioso, questa notte ha fatto una spolveratina, anche qua qualche centimetro di neve bagnata è caduta, purtroppo le temperature sono molto alte, diciamo quota neve intorno ai 1200-1300 qui in Valle Anzasca. Adesso vorrei parlarvi del progetto sauna, farvi un pochino una descrizione della mia idea che ho, ma prima di questo lasciate che vi presenti questo strumento. È un cannocchiale che mi è stato mandato dalla Sirui, è un'ottica di grandissima qualità, l'avrete già vista in altri video perché quando sparo con la carabina è molto utile per verificare dove ho sparato a 20 metri di distanza, perché altrimenti ad occhio nudo non riuscirei a vedere niente. La prima cosa che possiamo vedere di questa ottica, di questo cannocchiale, è che è estremamente portatile e leggera. Sono meno di 1400 grammi e ci viene fornito tutto quanto il necessario per poterla utilizzare senza dover acquistare nient'altro, insomma. Quindi abbiamo l'ottica con il suo tappo, il paraluce, il suo oculare da 20-60x con anche il tappo di chiusura, oculare regolabile, così come anche il paraluce. Vi dicevo, una lente di grande qualità, trattamento ED, Extra Low Dispersion, che permette di avere una nitidezza di immagine davvero notevole ed un'aberrazione cromatica praticamente nulla quasi. Devo dire che facendo il paragone tra questo cannocchiale e quello che avevo in precedenza, che era un cannocchiale più economico, la differenza è davvero notevole, soprattutto in termini di nitidezza. La nitidezza di questo cannocchiale è incredibile, è davvero veramente molto nitido, oltre che ad avere comunque una potenza di ingrandimento molto elevata.
osservare le montagne qui davanti è davvero spettacolare. È totalmente impermeabile, quindi la potete utilizzare anche sotto la pioggia. È fatta apposta, progettata appositamente per cacciatori, bird watchers o semplicemente gente che ha voglia di osservare il panorama attorno a sé. Possiamo notare che c'è un oculare da 20-60 ingrandimenti che si può, volendo, anche rimuovere e sostituire. Il corpo è costruito in lega di magnesio e abbiamo la ghiera di messa a fuoco che, come potete notare, non è singola ma è doppia, quindi c'è una ghiera inferiore che è quella, diciamo, più grossolana nella messa a fuoco, e poi c'è una ghiera di rifinitura della messa a fuoco superiore che è molto sensibile e che quindi ci permette proprio di avere una perfetta messa a fuoco. Ho anche utilizzato questo cannocchiale per osservare i pianeti, la Luna, con risultati davvero soddisfacenti. Vi posso dire che se osservate Giove riuscirete a vedere anche le striature del pianeta. Il prezzo di questo cannocchiale sta intorno ai 500 euro. La borsa per il trasporto è stata progettata veramente in modo molto intelligente e ci permette di utilizzare il cannocchiale senza mai tirarlo fuori dalla sua borsa, e difatti io lo utilizzo sempre così, sul cavalletto, proprio nella sua borsa. È semplicissimo poi da richiudere, quindi lo teniamo sempre protetto in pochi secondi, e come possiamo vedere sotto c'è l'apertura dove possiamo collegare l'attacco per il treppiede, quindi all'occorrenza, quando ne abbiamo bisogno, noi apriamo e abbiamo la nostra ottica sempre pronta all'uso e sempre protetta. Vorrei mostrarvi anche brevemente il cavalletto perché secondo me ne vale veramente la pena. Questo qui è il ST124, sempre della Sirui, pesa 1,2 kg, totalmente in carbonio, carico massimo 12 kg, altezza massima 157 cm. Waterproof, le gambe sono waterproof, si estende semplicissimamente in questo modo, svitando le gambe in carbonio. A tenerlo in mano ci si rende conto della solidità e della leggerezza di questo cavalletto. La testa fluida è una VA5X, testa fluida che è adatta a fotocamere fino a massimo 3 kg, quindi ottimo per mirrorless, ma tendenzialmente anche per full frame se non carichiamo troppo peso. Questa testa fluida pesa 610 grammi, all'attacco Arca Swiss, ottima per panoramiche, si comporta alla perfezione, soprattutto devo dire con il cannocchiale, quindi è una testa fluida che suggerisco comunque per attrezzatura fotografica non eccessivamente pesante, come vi ho detto massimo 3 kg. Se state cercando un buon cannocchiale vi posso garantire che questo qui per 500 euro è davvero un ottimo strumento. Consideriamo che i cannocchiali hanno delle cifre che possono variare da poche centinaia di euro a svariate migliaia di euro. Ringrazio Sirui, link in descrizione. Ecco, l'idea di base a grandi linee sarà questa come punto di partenza. Questo telaio appoggiato su due listelli che carbonizzerò, proprio perché saranno i due listelli di supporto che saranno a contatto con i sassi e che quindi magari potrebbero prendere più umidità. Questi qua saranno rialzati, sopra di questi verrà installato un pannello, dei pannelli in truciolato. Questi pannelli poi verranno rivestiti da uno strato di alluminio apposito per saune e sopra verrà fatta una pedana.
Dopodiché si costruirà il telaio laterale, che sarà perlinato esternamente con delle perline molto fini perché serviranno solo per uno scopo estetico. All'interno del telaio poi verrà fatto l'isolamento con lana di roccia o lana di vetro, tutto rivestito con questo alluminio che servirà da barriera antivapore. La stessa cosa verrà fatta per il tetto, che inizialmente sarà piatto, e poi sopra verrà messa una tettoia inclinata da questo lato, e presumibilmente ci sarà una porticina da questo lato, credo. E adesso ovviamente tutto è in divenire, vedremo, perché c'è molto lavoro da fare. Non sarà uno di quei progetti che vedrete svilupparsi in tempi brevissimi, ci vorrà un po' di tempo perché devo portare tutti i materiali. Quanto potrà pesare una sauna, stufa esclusa? Indicativamente possiamo ipotizzare, facciamo 500 kg, mettiamo che trasporto 50 kg alla volta con la carriola, sono 10 viaggi. Però i materiali sono tutti gombranti, quindi non è detto che si riescano a trasportare 50 kg alla volta, quindi probabilmente questi 10 viaggi potrebbero essere 15, 20, potrebbe nevicare, potrei bloccarmi, potrebbero esserci tanti imprevisti, quindi diciamo che il target è riuscire a concluderla, io direi indicativamente, stando proprio larghi, per maggio. Sì, questa è un pochino la mia idea.